Buongiorno, signor Carlo. Buongiorno Sara. Sei in orario oggi. Eh sì, per miracolo. Il bus non era in ritardo per una volta. Allora è un buon segno per la giornata. Speriamo. Oggi ho una mattina piena di riunioni. Allora ci vuole un caffè bello forte. Come sempre, un espresso, per favore. Subito. E vuoi anche un cornetto? Sì, con crema. Lo sai che non resisto. Lo so bene. È il tuo preferito da mesi. Già, ma giuro che un giorno proverò anche quello al cioccolato. Quando lo farai sarà un evento da ricordare. Magari per festeggiare qualcosa. Una promozione, forse? Chissà, per ora lavoro tanto, ma vedremo. Ti vedo sempre correre, ma almeno qui ti fermi un po'. Esatto. Questo bar è la mia piccola pausa nel mondo. E per me sei parte della casa ormai. Davvero? Certo. Quando manchi un giorno me ne accorgo subito. Che gentile. Allora cercherò di non mancare mai. Ecco il tuo espresso. Appena fatto, come piace a te. Profuma di buono. È sempre perfetto. Il segreto è la calma. Il caffè non vuole fretta. Tu dici sempre così, e forse hai ragione. Sì, se tratti bene il caffè, lui ti ricambia. Come le persone. Esatto. Anche le persone hanno bisogno di tempo e attenzione. Sai, a volte penso che la vita di città sia troppo veloce. È vero. Tutti corrono ma non sanno più gustarsi un momento. Io invece qui dentro respiro. È per questo che amo il mio lavoro. Ti piace ancora dopo tanti anni? Certo, sono 40 anni dietro questo bancone. 40 anni! È una vita! E ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Davvero? Cosa si può imparare dopo così tanto tempo? Ad esempio, che ogni persona ha il suo modo di bere il caffè. Ah sì? E io come lo bevo secondo te? Con calma ma con decisione. Come chi ha un sogno ma anche i piedi per terra. Che bella descrizione! Non me l'aspettavo. Lo vedo dagli occhi. Tu pensi tanto mentre bevi il tuo caffè. È vero. Di solito penso a cosa devo fare o a cosa vorrei fare. E cosa vorresti fare se potessi scegliere? Viaggiare di più, ma tra il lavoro e le spese non è facile. Capisco, ma anche un piccolo viaggio ogni tanto fa bene. Tu dove vai quando chiudi il bar? Io? Al mare, sempre. Lo stesso paese da 20 anni. Ti piace la tranquillità, vero? Sì, il mare mi ricorda che tutto passa. Io invece, quando vedo il mare, penso ai nuovi inizi. Allora tu e io guardiamo la stessa cosa, ma in due modi diversi. È questo che rende la vita interessante, no? Esatto. Ci sono giorni in cui vorrei cambiare tutto. È normale, ma poi basta un sorriso o un buono caffè e cambia l'umore. Vero, il tuo caffè ha già salvato molte mie mattine. Dovrei metterlo sul menù. Caffè per giornate difficili. Lo comprerei ogni giorno. Allora facciamo un abbonamento per te. Ottima idea. Ma dimmi, Carlo, hai clienti da tanti anni? Oh sì, alcuni vengono qui da quando erano ragazzi, ora portano i figli. È bello, deve essere come una famiglia. Esattamente. Questo bar ha visto crescere mezzo quartiere. Mi piace questa atmosfera. Non è solo un bar, è un punto di incontro. È quello che volevo creare. Un posto dove la gente si sente accolta. E ci sei riuscito. Grazie. Ma senza persone come te non sarebbe lo stesso. Mi fai arrossire. Non serve, è solo la verità. Sai, oggi ho anche una piccola presentazione da fare. Sono un po' nervosa. Allora bevi piano. Ti porterà calma. Lo farò. E ricordati, parlare davanti alla gente è come servire un caffè. Devi crederci tu primo. Mi piace questa filosofia. La userò come mantra. Fai pure, ma ricordati di respirare. Lo prometto. E magari vengo a festeggiare dopo, se va bene. Ti preparo un cappuccino con la schiuma a forma di cuore? Allora devo farcela. Non ne dubito. Sai, Carlo, a volte penso che questo bar sia il cuore del quartiere. È il caffè che fa battere il cuore, non io. Forse sì, ma anche la tua gentilezza. Le parole gentili, come il caffè, scaldano l'anima. Oggi sei poetico. Sarà l'odore dei croissant appena sfornati. Quasi quasi ne prendo un altro. Te lo scaldo un po'? Sì, grazie. Ecco fatto. Perfetto. Non so come fai, ma qui tutto ha un sapore migliore.
È la magia della routine. Già, le cose semplici, ma fatte bene. È così che si vive sereni? Ti invidio un po'. Io corro sempre. Tu invece sembri avere tutto sotto controllo. È solo esperienza e tanta pazienza. Qual è il segreto per vivere tranquilli? Prendere il tempo per gustarsi un buon caffè. Ah, allora oggi sono già sulla buona strada. Esattamente. Bene, Carlo, devo proprio andare. Aspetta, ti preparo il conto. Quanto devo? 2,50 euro, come sempre. Ecco qui. Grazie Sara e buona giornata al lavoro. Grazie a te, signor Carlo. Ci vediamo domani alla stessa ora. Ti aspetto. E ricorda, il caffè buono non ha fretta. Lo so, e neanche le cose belle. Bravo, hai imparato bene. A domani. A domani mia ragazza e buona fortuna per la riunione.